Essendo molto influenzato non vi potevo però lasciare così fine l'anno senza un video come il mio stile, creativo e senza prendere spunto da nessuno come fanno tanti colleghi, perché non mi piace fare così. Potrei anche io comprare pacchi di Temu e aprirli, ma ci sono già loro, quindi lasciamo queste cose agli altri e noi facciamo cose più creative e originali. Scusate la tosse. Ora, se avete bisogno di fare un bigliettino di Natale all'ultimo momento, una cosa che praticamente vi siete scordati, un augurio, qualsiasi cosa, un post, Photoroom ha inserito una funzione bellissima, quella che può praticamente cambiare il testo in adesivi, ed è una funzione bellissima. L'unica pecca è che certe volte il testo lo storpia, quindi dovete stare attenti a come diciamo lo scrive. Ecco, è altra cosa che quando genera ovviamente un altro testo non è mai uguale, ok? Anche quando fate una modifica, poi adesso vi faccio vedere. Allora, prendiamo un post vuoto, una storia, quello che volete. Ecco, facciamo una storia, visto che il post l'ho già fatto, facciamo una storia. Andiamo praticamente semplicemente a scrivere buon 2025. Ok, io ho scritto buon 2025, vado a far così. Adesso se lo voglio mettere su una riga sola, sappiamo come fare, no? Basta stringere e lo allargo, ok? Lo allargo, allargo, allargo fino a come mi serve, vedete un po' voi, ognuno ha il suo gusto, ovviamente. Adesso, fatto questo, la nuova funzione, aspettate che devo centrarlo, la nuova funzioncina è questa qui, vedete, trasformare in adesivo. Se io vado a picchiarci sopra, a toccare adesso, guardate un po' cosa succede. Lui mi trasforma il testo in un adesivo, ma molto ben fatto, perché, come dire, vedete, ecco, ha già anche capito la scritta, ok? La scritta, quindi diciamo già fatto un buon lavoro. Ecco, la cosa che possiamo fare ovviamente è andare a generare altri esempi, cliccando, ovviamente tappando sotto diciamo proprio il tasto che genera altri adesivi e vedete che lui viene fuori. Ecco, una volta che abbiamo scelto il nostro adesivo, ok, noi scegliamo un adesivo qualsiasi, non so, ecco, le voglio prendere meno complicato perché voglio farvi vedere come aggiungere delle cose. Prendiamo questo qua, cosa dite? Molto sobrio. Andiamo qui, vedete sul tre puntini e andiamo qui con gestisci una modifica. Cioè, fare una modifica. Già leggo male, con la febbre non leggo proprio niente. Allora, ora se noi vogliamo aggiungere qualcosa a questa immagine possiamo, ok? Però dobbiamo scriverla in inglese, quindi qualsiasi cosa che vogliamo scrivere deve essere tradotta per forza in inglese, perché sennò funziona malissimo. Allora, io cosa potrei aggiungere qua? Dei fuochi d'artificio, una bottiglia di spumante. Ecco, aggiungiamo una bottiglia di spumante. Solita cosa, vabbè, io command A, ma ovviamente dobbiamo selezionarlo. Ok, io faccio tasto destro, ma chi ovviamente non ce l'ha il mouse fa lungo. Traduci, andiamo sempre qui, ok? E vedete che è tradotto in inglese. Adesso io vado a picchiare di nuovo qua e lui mi dovrebbe aggiungere nella stessa scritta, sperando che non la storpi e che non la faccia troppo diversa, la bottiglia di spumante. Quindi direi che è una... Ecco, cosa avevo detto? Guardate un po', vediamo se non la storpi... No, buon. Possiamo ancora fare una modifica, perché posso andare qua di nuovo ulteriormente aggiungere qualcosa. Ok, possiamo andare anche ad aggiungere qualcos'altro. Inoltre possiamo farcene generare altre 4, quindi se non siamo contenti di questo risultato, possiamo generare altre 4, diciamo 4 immagini. E poi avete visto, c'è il salve e condividi, guardate che bello. Non so se buon 2025, no, è scritto bene. Se vogliamo aggiungere un'altra cosa o togliere un'altra cosa, ok, possiamo fare così, guardate, adesso speriamo che questo esperimento funzioni. Vediamo un po', elimina la bottiglia di spumante. Ecco, anche se non ho specificato bottiglia di spumante, è l'unica bottiglia che c'è, quindi facciamo la stessa storia, andiamo a tradurre e andiamo a fare così, vediamo che succede, ragazzi. Sperimentate sempre, non copiate nessuno, sperimentate. Se volete aprire un canale YouTube, non copiate gli altri, se no, cioè, la vostra creatività se ne va nelle braghe.
Cioè, se volete fare soldi, sì. Se non volete... Ecco qua, guardate che ha tolto la bottiglia. Vedete? Quindi, molto, molto carina sta cosa qua. Quindi, se vogliamo di nuovo modificare, possiamo, oppure non so, possiamo prendere questa che c'aveva la bottiglia dietro, però si copre un po', la bottiglia di spumante, e ricominciamo da questa. Vedete che però cambia il testo, cioè non, diciamo che non tiene conto perché l'intelligenza artificiale non si ricorda di quello che fa, quindi è inutile dire questo. Adesso aggiungiamo un bicchiere di spumante, ok? E magari facciamo diventare la scritta, vediamo se si può, la scritta di un colore rosso, ok? Più rosso e non gradient. Allora, graduazione. Ehm, non capirà così. Rosso. Mettiamo. Niente, vabbè, lasciamo così, dai. Vediamo un po'. Vediamo cosa viene fuori perché lo fa sempre. Diciamo gradient. Sì, sono ignorante, ragazzi. So neanche tradurre quello che scrivo. In italiano, neanche in. Vediamo un po' cosa fa. Ok. Sì, diciamo che possiamo essere soddisfatti, dai. Guarda che bella che è. Ok. Facciamo una cosa, l'ultima cosa e poi ce la portiamo a casa. Ok, facciamo così. Spero che abbia scritto bene, c'è una tosse ragazzi, mi spiace sparare il microfono, ma ho voluto portare questo video a tutti i costi perché mi spiaceva lasciarvi finire l'anno così. Eccoli, guardate un po' qua. Ora clicchiamo qui e vedete che vabbè è ovviamente in trasparente. Ecco, attenzione, cioè a cliccare su questo. Possiamo andare anche a modificare di nuovo o possiamo qua praticamente condividerla. Qua cosa possiamo fare che non mi genera variazioni. Questo mi piace, genera variazioni, vediamo un po'. Altre 4, facciamone altre 4 perché tanto io mi diverto un sacco con questo Photoroom, secondo me è il migliore. Sì, ci sono tutte le fazioni, i canvas, altre cose, ma poi abituato a usare un software andiamo avanti su quella strada. Ok, perfetto. Non so cosa ha messo qui, cosa delle torte. Festoni, sì, ha messo dei panettoni, delle cose. Vabbè, usiamo questo. Ecco, un'altra cosa che volevo far vedere se, ecco, se ovviamente riesce, prendiamo questa per dire quella che voglio scegliere io. Ok, vediamo se riesce, alle volte no. Allora, scriviamo testo su una riga sola. Non riesce sempre, diciamo, questa modifica, però alle volte sì. Ma non voglio questo perché poi il post, essendo una storia, è meglio su due righe. Ecco, infatti non l'ha presa. Ok, ha fatto anche 2025 55, forse è stato io a sbagliare tutto. Vabbè, ragazzi, prendiamo questa. Dai, sperando che sia giusto, adesso andiamo a verificare, facciamo così. Si può ulteriormente modificare, non è finita. Ah, c'è, eccola, è stato io stupido a non vederla. Si può ulteriormente modificare, quindi possiamo avvalerci di nuovo di questo strumento perché possiamo andare di nuovo qua e modificare ulteriormente diciamo il nostro operato. Quindi possiamo vedere dare un altro prompt, quindi la cosa è abbastanza infinita, ok? Adesso non ci resta che metterci un background, ok? Lo andiamo sempre a prendere da sfondi, ma la cosa è un po' cambiata, ma diciamo non tanto, basta andare in questa bacchettina, ok? Se vogliamo fidarci di quello che lui ci propone, tutto su bianco, non so perché, comunque, se no, qua sotto ci scriviamo sempre un background che vogliamo. Ecco, adesso dovrebbe fare uno sfondo natalizio, perché fa uno sfondo come viene a lui. Sì, non vi preoccupate della scritta che adesso vediamo di modificare. Ok, diamo che va bene questo. Adesso io vado qua, ok, sempre sulla mia scritta che ho fatto, vado qui e ci metto testo colore giallo. Vediamo se in effetti. Ecco, la cosa che vedrete adesso che praticamente non terrà sicuramente lo stesso carattere.
Ah, sì, perfetto. Ecco qua abbiamo la possibilità di mettere il background sempre bianco, non so perché. Sempre bianco, a questo punto facciamo usa. Enter key, abbiamo il nostro bellissimo, la nostra bellissima storia di Capodanno, che poi possiamo aggiungerci sotto gli elementi di Instagram, possiamo fare, non so, metterci altre frasi di Instagram, però beh, avete visto che bella questa funzione, ok, di generare ovviamente un adesivo da un qualsiasi testo. Non so se si possa generare da un'altra cosa. Vediamo un pochino un'altra cosa così. Io ci provo, ma non ho fatto questo esperimento. Facciamo così. Non capisco perché qua possiamo praticamente scrivere in italiano. Che buono. Ah, ecco, rigenera il background. Bene, ci ha messo una bottiglia di spumante sopra. No, no, non possiamo fare niente. Qua non possiamo fare niente. No, non si può. Però vabbè, ce la mettiamo qua, eh. La palla discoteca, tant'è, c'è sempre. No, vabbè, dai, ragazzi, è bellissimo. Cosa ne dite?